Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di The Flowing Wind. Oggi affrontiamo un tema che non mi sarei aspettata di affrontare semplicemente e spero di farlo nel migliore dei modi. Per farlo ho qui con me Elisabetta e Marinella che mi aiuteranno e mi supporteranno nel parlarne, proprio perché questo tema riguarda loro in prima persona, ma penso riguardi anche un po' tutti. Oggi infatti parliamo di cecità, che è sicuramente una disabilità importante in un mondo che è circondato da stimoli visivi. Oggi, proprio per questo motivo, voglio io avvicinarmi al vostro di mondo e capire come avete superato alcune difficoltà, e conoscere, il vostro punto di vista e togliermi anche qualche curiosità. A questo punto direi che possiamo partire. Chi vuole iniziare con le presentazioni? Io sono molto curiosa di conoscervi perché anche per me è tutto nuovo. Con piacere, mi presento io, sono Elisabetta, vivo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, mi sono laureata in Scienze dell'Educazione all'Università Cattolica di Milano e attualmente lavoro a Milano, quindi da più di 20 anni faccio la classica vita da pendolare. Nel tempo libero mi piace soprattutto leggere, cantare e faccio pure Pilates. Sono Mhm. non vedente dalla nascita. A causa di una malformazione ho una percezione visiva molto molto limitata, vedo per intenderci soltanto luci ed ombre. Ma volutamente non ho detto questa cosa all'inizio, perché penso che non sia la mia caratteristica fondamentale, anche perché convivendo dalla nascita con questa difficoltà fa parte di me, quindi la mia vita si è svolta come la vita di qualsiasi altra persona, fatta di studio, di lavoro, di hobby, di amici, certamente con accorgimenti diversi e strategie particolari per affrontare le sfide quotidiane. Certo con qualche salita in più, con qualche fatica in più, ma d'altra parte tutti hanno le loro fatiche e qualche fatica in più vuol dire per me anche tante soddisfazioni in più, perché le mete conquistate con il sudore sono poi quelle più apprezzate e più gustate. Per te, Marinella, invece com'è stato? Allora, com'è stato, Il tuo com'è stata percorso? il Sì. mio percorso di vita? Allora, non vi racconterò tutta la mia vita, però brevemente vi racconto qualcosa di me. Mi chiamo Marinella, ho 49 anni, vengo da Favignana, dalle Isole Egadi, quindi un posto bellissimo. Sono cresciuta insomma in mezzo alla natura, in diciamo, un clima davvero molto particolare. Adesso sono 20 anni che vivo a Milano. Lavoro presso la mostra Dialogo nel Buio, mi occupo soprattutto di formazione aziendale e organizzazione di eventi aziendali. Lavoro in team, mi piace molto lavorare con la squadra con cui collaboro. Mi piace la lettura, questo è un hobby che abbiamo in comune io e Elisabetta. Mi piace cucinare, mi piace ballare. Il mio colore preferito è il rosso Mm. e sono sposata con una persona vedente. Io ho perso la vista quando avevo 28 anni, ormai sono passati 20 anni, a causa di una patologia con cui convivo, insomma, convivo ancora oggi. È una malattia autoimmune, un lupus, per cui insomma sono quelle cose che devi gestire un po' tutti i giorni. Diciamo che è una convivenza ogni tanto piacevole, ogni tanto spiacevole, però naturalmente insomma in questo momento il divorzio non è consentito da questa patologia, per cui cerco di convivere al meglio. Il percorso inizialmente quando ho perso la vista è stato davvero molto difficile perché è stato abbastanza traumatico, insomma la perdita in pochi giorni, ho avuto un'infiammazione acuta in 4-5 giorni ho perso la vista. Per fortuna poi insomma piano piano attraverso l'aiuto che ho trovato all'Istituto dei Ciechi di Milano e a chi ho incontrato all'interno, insomma mi hanno aiutato a recuperare la mia dignità, la mia autonomia, la mia indipendenza e adesso mi sento assolutamente una donna serena. Poi ci sono i momenti belli, i momenti brutti come per tutti, però assolutamente non
se mi dovessero chiedere di cambiare vita con qualcun altro solo per recuperare la vista, direi no grazie, mi sta benissimo la mia vita. Mi avete raccontato entrambi di essere o pendolari o comunque vivere in una città molto caotica come quella di Milano. Mm, è stato difficile per voi imparare ad orientarsi in una città così piena di stimoli e frenetica? La domanda la sento molto mia, appunto, da buona pendolare. Fino ai 20 anni mi avevo solo accompagnata, quindi fuori casa andavo con un parente, un genitore, oppure con i compagni universitari. E a un certo punto però è nata l'esigenza di essere più autonoma, più indipendente, perché mi rendevo conto che era un peccato rinunciare, ad esempio, a una lezione universitaria perché l'amica era ammalata, Certo. aveva un altro impegno, oppure c'era un disguido col volontario che doveva venire a prendermi in stazione perché arrivavo e non c'era nessuno ad accogliermi. E questo mi ha proprio spronata a iscrivermi a un corso di orientamento e mobilità presso l'Istituto dei Ciechi di Milano, dove un istruttore mi ha seguita per una quarantina di ore. Questo corso l'hai svolto a Milano, come sei riuscita a trovarlo? Chi è che ti ha dato l'input per iscriverti a questo corso? E sostanzialmente grazie all'amicizia che si era creata con altre persone non vedenti, è stato un passaggio molto importante nella mia vita, quello proprio di incontrare persone che avevano la mia stessa difficoltà. Anche questo l'ho rifiutato per un bel po', perché mi sembrava di ghettizzarmi. E invece grazie a questi incontri ho capito gli obiettivi a cui potevo arrivare. Loro erano autonomi e io non lo ero ancora. E quindi mi hanno poi loro stessi indirizzata all'Istituto dei Ciechi, dove dopo una lunga attesa, perché sono corsi lunghi e quindi ci vuole molto tempo prima di arrivare a frequentarli, una lunga attesa che però, ripeto, è valsa la pena perché mi ha portato a questa bellissima esperienza che si è svolta in parte a Milano, in parte nella mia città di Busto Arsizio, sui mezzi proprio per così prendere dimestichezza con i percorsi che avrei frequentato, ma a volte anche con delle lezioni un po' più avventurose in cui venivo messa alla prova. L'istruttore magari mi diceva ci vediamo tra mezz'ora in un certo posto, mi dava l'indirizzo, mi abbandonava perché Ah, chiaramente il suo occhio vigile non mi lasciava mai, ma io non sentivo la sua presenza, dovevo arrangiarmi. Potevo chiamare un taxi, chiedere informazioni a qualcuno, farmi accompagnare, oppure viceversa, mi portava in un posto che non conoscevo, con magari una serie di mezzi, tram, metro, eccetera, e poi mi diceva ci vediamo all'Istituto dei Ciechi. Questo è stato l'ultimo giorno, me lo ricordo ancora, una sorta di esame molto emozionante, ma che ho vissuto con serenità, proprio perché avevo imparato che in qualsiasi situazione si può trovare una via d'uscita e la strategia migliore è paradossalmente quella di chiedere. Non siamo soli, possiamo sempre chiedere aiuto. Magari qualcuno ci risponde male, qualcuno non ci risponde del tutto, ma prima o poi una risposta la troviamo. Anzi, ho scoperto che la gente è molto più gentile e disponibile di quello che si possa pensare. E questa lezione l'ho imparata il primo giorno quando l'istruttore mi ha detto fai il giro dell'isolato, quando torni da me mi devi saper dire il nome delle strade che hai mamma mia. percorso. E io ho detto, ma insomma, ma forse non ha capito che non ci vede, non li vedo i cartelli. E come faccio a sapere? Non conosco la zona. E poi ho capito, forse devo chiedere. Quindi, scusi signora, in che via siamo? Davvero imbarazzatissima, sarò diventata sicuramente Bordeaux, ma questo mi ha fatto capire, diciamo, quello che poi sarebbe stato l'insegnamento più importante. Chiedere e fidarsi degli altri, fidarci di noi stessi e a quel punto si può andare davvero ovunque. Grazie Elisabetta. Adesso Marinella faccio parlare un po' anche te. Volevo sapere come hai vissuto, perché per te invece la storia è un po' diversa, no? Quindi come hai vissuto il cambiamento? Sì, è stato, come dici tu, diverso perché io mi muovevo con la macchina, tra l'altro adoravo guidare, era una delle mie passioni un po' maschiaccio, quindi giocavo con mio papà, sentivamo il rumore di una macchina e dovevamo dire che tipo di macchina fosse, quindi tu immagini, proprio mi divertivo da morire. E, quindi a un certo punto, non potendo più utilizzare la macchina, mi sentivo assolutamente come un uccello con le ali tarpate proprio. Era minata la mia libertà, la mia autonomia, mi sentivo proprio in gabbia. Un giorno ricordo, il primo giorno che mi sono recata all'Unione Italiana Cechi di Milano, grazie a una mia amica di Milano che mi ha detto dai vieni su, vieni, facciamo un giro. E ricordo che ai tempi il presidente mi disse ma non hai mai provato con il bastone bianco ad attraversare la strada?
E io, cioè, come se fosse una cosa mai sentita in vita mia. Io ricordo quando facevo il conservatorio, quindi ero vedente, suonavo il pianoforte, l'unica, diciamo, relazione con una persona non vedente era l'accordatore del mio pianoforte. Cioè proprio ignoravo addirittura il bastone bianco, esiste il bastone bianco. E ricordo che quindi finito il colloquio sono andata a comprarlo e facevo fatica ad aprirlo, un po' come Elisabetta, dico, questo, aprire quel bastone lì voleva dire accettare il fatto che ero diventata non vedente. Ai tempi ero ipovedente, avevo anche un piccolo residuo visivo, avevo un 20° insomma per occhio, che sembra poco, ma rispetto poi a quando non vedi più niente è tantissimo, un 20° è strano a dirsi, ma è così. Quindi l'impatto è stato forte, come diceva Elisabetta, cioè l'accettazione del fatto che non sei più autonoma come eri prima. Quindi non puoi prendere più la macchina, decidere all'ultimo momento di partire, di andare a prendere le amiche, farti il viaggio a Roma alle 11 di sera e cose del genere. Però ricordo che quando ho aperto poi quel bastone un po' così, non troppo contenta, ho provato a attraversare la strada e le macchine si sono fermate. E lì è stato bellissimo, ho detto, questa è la mia macchina, cioè fantastico. Da allora non l'ho più abbandonato, cioè il mio bastone cammina sempre con me, anche quando sono con gli altri, cioè il mio bastone comunque è dentro lo zaino. La difficoltà è stata un po' di adattamento, quindi mi sono dovuta adattare, quindi se prima per attraversare guardavo il semaforo, se prima per orientarmi bastava guardare il palazzo, avere punti di riferimento comunque visivi, ho dovuto adattare questi punti di riferimento, quindi adesso non guardo il palazzo ma sento il palazzo alla mia destra, quindi quando finisce il pieno, quando finisce l'incrocio percepisco l'aria. Quando devo organizzare i miei spostamenti, magari soprattutto in luoghi che non conosco, magari devo andare una volta con una persona vedente giusto per orientarmi e prendere dei punti di riferimento. Però, come dice Elisabetta, poi a un certo punto impari anche a lanciarti un po'. Io non ho fatto il corso di orientamento in mobilità, anzi ho fatto qualche ora 5 anni fa, una roba del genere, cioè l'ho fatto dopo addirittura. All'inizio mi sono un po' avventurata con questo bastone, magari non sapevo neanche bene la tecnica, però un po' ho appreso da alcune persone che appunto lo utilizzavano. Quindi un po' la tecnica del bastone, un po' ma come faccio a fare questa cosa? Allora la persona mi raccontava come cogliere insomma queste sfumature. Ricordo per esempio proprio un dettaglio, dovevo recarmi in un posto dove mi dovevo muovere con i mezzi in superficie. Avevo imparato a muovermi in metropolitana perché facevo tutte le fermate, quindi la mia strategia era conta le fermate e quindi sei a posto. Quando mi sono ritrovata a prendere un mezzo in superficie è inutile che conti le fermate perché alcune le salta. Quindi dico, ma Francesco, come posso fare quando prendo l'autobus o il tram? E mi dice, prova ad ascoltare. Quindi ricordo una volta che chiesi all'autista di avvisarmi quando fosse arrivata la mia fermata, ma nello stesso tempo tutte le volte, tutti i giorni, quando facevo quel tragitto lì, mi concentravo sul tragitto e a un certo punto sono arrivata al punto di sapere esattamente qual era il mio posto. Perché? Perché sentivo l'asfalto, poi la curva, poi l'asfalto diventava i San Pietrini, quindi cambiava suono, poi passava sotto un ponte, quindi c'era il suono più avattato. Insomma, io ricordo quella volta che sono arrivata da sola e non ho detto niente all'autista e sono scesa alla mia fermata, è stata una cosa meravigliosa. Cioè, sembra banale dire come si fa a essere contenti a beccare la fermata giusta, ma è una conquista quando non vedi e riesci invece a decodificare tutti gli altri sensi, è una roba meravigliosa. Se posso aggiungere rispetto a 20 anni fa, quando ho frequentato il famoso corso, abbiamo un aiuto in più che la tecnologia. Io prima di uscire di casa apro l'app di Trenord e controllo se il mio treno è puntuale, da che binario parte. Quando sono sul treno, se non c'è l'annuncio delle fermate,
posso attivare il navigatore satellitare e farmi dire dove mi trovo. Oppure se sono per strada e perdo l'orientamento, posso dire al mio smartphone: guidami in via tal dei tali, e mi guida, perché i nostri smartphone, diciamo, la maggior parte degli smartphone hanno la possibilità di attivare una sintesi vocale, uno screen reader, un lettore di schermo, che traduce a voce quello che è scritto sul display, quindi ci permette anche di usare le funzioni tradizionali che esistono per tutti, ma che per noi davvero diventano ancora più importanti, perché tabellone stazione non lo vedo, però grazie a questa app è come se l'avessi davanti a me. Mi avete parlato anzi Marinella mi ha parlato di colori, il suo colore preferito è il rosso. E quindi volevo capire che senso ha per voi parlare di colori e forme, oggetti, come vi immaginate il mare o come vivete, come ricordate voi stesse, come vi immaginate sostanzialmente? Questa era una domanda veramente che avevo ed è stata una delle prime che quando ho avuto l'opportunità di intervistarvi mi sono posta. Certo, anche i visitatori a dialogo nel buio ci pongono spesso questa domanda, quindi la curiosità è assolutamente lecita. E l'affermazione di Marinella sul suo colore preferito sgombra subito il campo da un pregiudizio, cioè che cecità e colori siano incompatibili. In realtà ci soche i colori li conoscono. Nel caso di Marinella perché semplicemente li ha visti prima di perdere la vista e quindi li ricorda. Chiaramente un ricordo che può sbiadirsi se il tempo tra la perdita della vista e il tempo presente sono molto lontani tra di loro. Ci sono anche persone, come nel mio caso, che hanno una situazione di cecità quasi totale. Questo quasi vuol dire che qualcosina si riesce a intravedere. Non tutti, però io riesco a percepire la differenza tra i colori, magari non in modo preciso, poi l'oggetto deve essere vicino agli occhi, però so cos'è il rosso, perché lo vedo. Però ci sono ciechi che invece proprio i colori non li hanno assolutamente mai visti. Questo però non vuol dire che non li conoscano, non hanno avuto un'esperienza concreta del colore, però sanno che l'erba è verde, la neve è bianca, il cielo è azzurro quando il tempo è bello, mentre è grigio quando ci sono le nuvole. Semplicemente perché qualcuno gliel'ha detto, perché l'hanno assimilato, ascoltando, leggendo. Possiamo dire che hanno una conoscenza culturale del colore, cioè quello lo associano a delle sensazioni. E lo stesso per le immagini. Io un cielo stellato non l'ho mai visto, la mia vista non mi consente di arrivare così lontano. Però mi sono fatta una mia idea di tanti puntini luminosi, ma soprattutto di una sensazione che si prova guardando il cielo stellato, una sensazione di infinito, di immensità, quindi non riesco a immaginarlo. Posso fare un tentativo, ma è un'esperienza troppo lontana da me, per cui lo immagino più, ripeto, come esperienza, come sensazione. Come fa un cieco a immaginare il mare? Anche qui bisogna distinguere tra chi ha perso la vista, chi ci vede un pochino, però il più interessante è pensare a chi non ha mai visto e ha una situazione di cecità proprio totale. Ecco, in questo caso non si può immaginare visivamente, per intenderci, non si può immaginare il mare blu con le onde spumeggianti bianche, l'orizzonte in lontananza, il sole nel cielo, non si può creare come una specie di cartolina mentale. Questo è impossibile perché è un'esperienza che manca. Però questo non significa che i ciechi non possano immaginare. Se io chiedo a un cieco, immagina il mare, ecco, io stessa mi immagino di sentire sotto i piedi la sabbia calda, soffice, in cui sprofondo, di sentire il calore del sole che, colpisce la mia pelle, o davanti o dietro, a seconda di dove mi trovo. Sento l'acqua che sfiora i miei piedi, che accarezza i miei piedi, l'acqua fresca che mi fa un po' rabbrividire, le onde le sento, ne sento il suono, l'odore di salsedine, sento anche le voci dei bambini che giocano sulla spiaggia se mi trovo in uno stabilimento balneare, eccetera, eccetera. Quindi è un'immaginazione che nasce integrando tutto quello che arriva dagli altri sensi. Se incontro una persona, io la immagino perché dalla voce capisco quanto è alta, mi faccio anche un'idea, in base da dove proviene la voce, chiaramente, se è alla mia altezza o viene dall'alto o viene dal basso. Posso magari intuire se è una persona di corpo
muscolatura robusta, non è però così affidabile. Posso farmi un'idea, ma ci sono persone che hanno un bacino molto fine, in realtà magari sono sovrappeso, per intenderci, o viceversa. E, ecco, tutto il resto non lo posso percepire se non dando la mano, che se dando la mano sento che è una mano bella paffuta, ad esempio, posso immaginare che la corporatura sia un po' di questo tipo. E una mano rugosa mi fa pensare a una persona magari che lavora, che fa un lavoro manuale, dalla stretta di mano. Se la stretta è molto energica, mi fa pensare a una persona decisa, piuttosto che una stretta di mano più blanda, mi fa pensare a una persona timida, riservata. Ecco, sono intuizioni che magari possono anche non essere confermate. Quello che non posso immaginare è il colore degli occhi e dei capelli. Lo posso indovinare, ma io che non ho mai visto, sinceramente, non è una caratteristica che mi interessi sapere. E chi non ha mai visto proprio nulla non può neanche immaginare il biondo, perché rientriamo sempre nella gamma di colori, quindi di quegli aspetti non percepibili se non attraverso la vista. E quindi è un aspetto che va in secondo piano, che non è più importante. Volevo chiederti se secondo te, secondo voi, quanto è importante sensibilizzare, informare in merito a questa disabilità i ragazzi delle scuole. Diciamo, la sensibilizzazione è un po' la mia missione di vita. Infatti attualmente io lavoro a Dialogo nel Buio e mi occupo soprattutto delle attività rivolte proprio alle scuole. Quindi, per chi non lo sapesse, Dialogo nel Buio è un percorso che si svolge nella completa oscurità, in cui le persone vivono un'ora senza poter vedere cosa le circonda, ma imparano a vederlo in un altro modo, imparano ad ascoltare i suoni, a sentire i profumi, a gustare, a toccare, a sentire cosa c'è sotto i loro piedi, e quindi è un'immersione sensoriale, in cui si mette un attimo a riposo la vista, proprio per dare il giusto valore a tutti gli altri sensi che la nostra società tende a mettere in secondo piano, proprio perché passa l'idea che la vista sia il mezzo più efficace per conoscere, per controllare la realtà. Ed è un'esperienza anche di dialogo, proprio perché si è accompagnati da guide non vedenti con cui si instaura un confronto aperto, spontaneo, domande, risposte, scambi, per arrivare a capire che cosa? Che alla fine ciechi, vedenti, ipovedenti, siamo tutti persone. Non siamo un altro mondo, ma quello dei ciechi è lo stesso mondo visto in modi differenti. Il cieco ha dei limiti oggettivi, ma anche tante potenzialità nascoste. Quindi sensibilizzare vuol dire davvero creare questa comunanza, far capire che la diversità è una ricchezza, siamo tutti diversi, e che ci sono davvero tante cose che ci accomunano, e le differenze vanno accolte e rispettate. Qui penso che un obiettivo della sensibilizzazione sia proprio il rispetto, e portare i ragazzi a capire che di fronte a un'esigenza particolare occorre in qualche modo fare più attenzione, però senza appunto che l'altro venga considerato come un extraterrestre. Per far sì che questo avvenga non è sufficiente parlare, non è sufficiente che l'insegnante in classe dica: ragazzi, mi raccomando, se incontrate un cieco aiutatelo, non ponete gli ostacoli, o ragazzi più grandi, non lasciate la bicicletta sul marciapiede. Le parole sappiamo che arrivano e se ne vanno altrettanto velocemente. È più efficace vivere un'esperienza concreta, stando nel buio per un po' di tempo, dialogando con noi. I ragazzi queste cose le imparano proprio grazie alla concretezza dell'esperienza. Per questo, oltre al percorso, svolgiamo anche dei laboratori, proprio in cui si sperimenta, si gioca al buio, si gioca con la voce, si prova a gustare un cocktail alla frutta al buio. Ecco, tutte esperienze che aiutano davvero i ragazzi ad avvicinarsi. Io penso che se poniamo le basi, proprio partendo dai ragazzi, possiamo veramente sperare in una società migliore un domani, perché se l'esperienza che vivono è forte e li coinvolge emotivamente, sicuramente rimarrà loro impressa, e davvero possiamo avere la speranza di lasciare in loro un segno duraturo. È uno stimolo anche a capire come i limiti possano essere superati, pensando sempre ai ragazzi. Parlare con una persona non vedente che sorride, che scherza, che risponde alle loro domande così, in modo spontaneo e tranquillo,
da una parte può aiutarli a relativizzare i loro problemi, a capire che quello magari che per loro è un ostacolo, in realtà forse non è così grande. E allo stesso tempo dà anche il coraggio di affrontare, secondo me, le difficoltà quotidiane. Se quella persona che insomma, ha perso la vista è riuscita a ritrovare la sua serenità, anch'io posso affrontare la difficoltà che ho con il mio compagno o la fatica che faccio con i compiti di matematica, perché per loro giustamente sono questi i problemi. E quindi è proprio uno stimolo ad andare avanti, andare oltre i limiti, ad affrontare anche con più coraggio quelle che sono le sfide quotidiane, avendo fiducia anche negli altri, perché a volte non è facile fidarsi degli altri o vedere negli altri una risorsa, un Mhm. aiuto, e allo stesso tempo trovando in se stessi quelle capacità magari di cui non si è pienamente consapevoli. Un suggerimento da parte vostra mi serve, un consiglio. Allora, innanzitutto come noi vedenti possiamo aiutarvi nell'affrontare situazioni di vita quotidiana o come, diciamo, adesso magari non vi serve più questo aiuto, però un tempo, che aiuto vi sarebbe piaciuto ricevere e che suggerimento dareste a chiunque si trova da poco in questa condizione, in questa situazione e deve affrontare quindi un percorso di crescita anche personale, mi viene da dire diverso, e che consiglio dareste? Allora, per quanto riguarda l'aiuto, io credo che ancora oggi c'è bisogno di aiuto, nel senso che ehm, la tecnologia, l'applicazione non sostituisce comunque il contatto umano. A me fa sempre piacere se qualcuno mi chiede se mi offre insomma il suo aiuto, io non dico mai di no, dico di sì, anche se dobbiamo essere tutti pronti naturalmente a sentirci dire sì o no, come, insomma, come è giusto che sia, insomma. Chiedere è lecito, rispondere è cortesia, si dice così. Quindi non credo che è una cosa che si riferisca solo al passato, ancora oggi va benissimo l'aiuto. Se è un aiuto, come dire, momentaneo, cioè mi trovo a incontrare un non vedente, quindi c'è una situazione contingente per cui mi sento di dargli il suo aiuto perché sta attraversando o lo vedo in difficoltà, io credo che basti chiedere, basta dire hai bisogno di aiuto, posso esserti di aiuto e in che modo posso aiutarti? In generale invece penso che dovremmo ragionare più su creare le cose dove non c'è bisogno di aiutare nessuno, il famoso design for all. La cosa bella è creare delle cose che tutti possono utilizzare, che accessibili, veramente fruibili da parte di tutti. Quindi immagino agli architetti, immagino agli ingegneri, quando comunque si crea un nuovo prodotto, cioè sarebbe proprio bello che ci mettessero la testa a 360 gradi e pensassero anche a chi non ci sente, a chi è carrozzina, cioè a chi è anziano, ai bambini, a tutti quanti, però questo è un discorso naturalmente più generale. Se lo dobbiamo, come dire, circoscrivere proprio all'aiuto diretto del momento, credo che la soluzione ideale sia quella di chiedere semplicemente se ha bisogno di aiuto e in che modo poter aiutare la persona. Per il suggerimento su come superare il momento in una situazione di perdita di vista, magari soprattutto se succede anche in età avanzata, quello che mi sento di dire è non cercare di scappare dalla situazione. Credo che il primo passo che possa portare poi al superamento del problema è intanto l'accettazione. E non dobbiamo insomma scappare, trovare come dire sinonimi, robe un po' alternative. Di fatto quando uno perde la vista hai perso la vista. Quindi devi accettare questa cosa e te lo devi dire. È ovvio che quando lo chiami col suo nome diventa reale, quindi ti trovi in una situazione dove devi affrontare il demone, non ce n'è.
e lì davanti a te ha un nome, quindi esiste. Quindi la prima cosa è lo chiami, sai che c'è, però quando esiste, oltre a spaventarti, e quindi essere lì davanti a te, essere reale, ti permette anche di dire ok, come faccio a sconfiggere questo, chiamiamolo così, questo mostro, è un po' il viaggio dell'eroe. Quindi una volta che c'è, una volta che so che tipologia di mostro è, decido di prendere magari l'arma giusta per sconfiggerlo, ma per sconfiggerlo intendo come faccio a vivere al meglio quella condizione, cioè sconfiggere il modo in cui io sto vivendo quella situazione di disagio. Quindi prima cosa lo chiamo col suo nome. Seconda cosa, piango perché ho di fronte una cosa che mi spaventa e mi fa paura e allo stesso tempo dico ok, piango, ho paura, accetto tutte queste emozioni, queste sensazioni e poi c'è il adesso incominciamo ad affrontare. Il mio motto è trasforma i tuoi non posso in come posso. Adesso c'hai davanti il problema da risolvere, non c'è più il non posso più fare oppure non riesco a superare questo problema. Bisogna eliminare il non e sostituirlo con un come. Cioè basta una parola. Come posso affrontare il mio demone? Come posso trovare la soluzione alternativa? Come posso viverlo in un altro modo? Se tu ti fai quella domanda, il cervello va a trovare da solo la soluzione. Poi ne provi più di una e poi alla fine trovi quella che va bene per quel momento lì, poi in un'altra situazione ne troverà un'altra. Però quel come ti apre una marea di... è come se si aprissero tante strade, tu ti trovi con una strada stretta e poi dici come, fum, e si aprono tante vie, una a destra, una a sinistra, una di fronte, una un po' di sbiego, e poi incominci a intraprenderne una, l'altra ancora e vai avanti. Quindi trasformate questo non con un come. Bellissima spiegazione, immagine. Potrebbe essere applicata a qualsiasi cosa potenzialmente questo, a maggior ragione a una situazione come questa, apparentemente, appunto, inizialmente impossibile. Basta cambiare una parola e veramente cambia tutto il senso della frase. Si vede appunto una soluzione dove prima non c'era sostanzialmente, quindi veramente molto interessante. Per te, Elisabetta, invece? Sì, allora, credo che la cosa più importante quando ci si rapporta con un vedente, un disabile in generale, è ricordarci che abbiamo di fronte una persona. Sembra una cosa banale, scontata, ma in realtà è un passaggio molto importante. Chiaro che il deficit, diciamo così, va considerato, per cui, come diciamo prima, devo cercare di non porre ostacoli nel percorso, diciamo, in cui si muove il cieco. Importante anche quando gli parlo verbalizzare quello che succede, se io mi allontano o se succede qualcosa intorno a noi per cui, non so, tutti scoppiano a ridere o c'è un silenzio improvviso, ecco, fargli capire cosa sta succedendo in modo che sia partecipe della situazione, evitare anche gaffe o disagi. Però al di là di questo, mettere poi la cecità in secondo piano, ricordarci che stiamo interagendo con una persona. Una cosa che mi fa sorridere è quando magari qualche amico, così, un po' magari distrattamente mi dice guarda, ti faccio vedere le foto che ho fatto ieri. E poi dice, no, scusa, non ci vedi. Ecco, per me questo è il massimo dell'integrazione. Oppure, non so, entro in chiesa e magari la persona dell'accoglienza mi dà il foglietto, dice, no, tu non devi leggere. Però il fatto che me lo dai, perché in quel momento non si ricorda neanche che io sono cieca, ma mi considera come Elisabetta. Ecco, paradossalmente questo è proprio il top dell'integrazione. Chiaro che poi c'è dietro una distrazione, c'è una gaffa, però davvero dimenticare quando soprattutto se il rapporto diventa di amicizia, diventa un po' più intenso, dimenticare il fatto che l'altro non vede. È una persona che ha tante caratteristiche, tra cui quella di non vedere. Ed è questo lo stesso anche suggerimento e incoraggiamento che darei soprattutto a chi, come me, ha un'esperienza di disabilità congenita, quindi che si porta dietro dalla nascita. Così ricordare che c'è questa caratteristica, ma è una delle tante, quindi conoscersi, valorizzare
tutte le altre nostre caratteristiche che ci differenziano dagli altri. Io rispetto a un altro cieco ho in comune il fatto di non vedere, per il resto potremmo essere assolutamente diversi. Come diceva Marinella, concentrarci non su quello che non posso fare, che non potrò mai fare, alcune cose che non potrò mai fare ci sono, non potrò mai guidare una macchina se non macchine automatiche, chissà se ce ne saranno un domani, o una guida in zona assolutamente protetta, però insomma, oggettivamente non potrò mai fare questo e fare tante altre cose. Lo proponiamo. Sì, infatti. La prima macchina che va da sola, io la compro. Sì, Beh, assolutamente. abbiamo già degli acquirenti, per cui... Basta che sia sicura, naturalmente. Ecco, però ci sono tante altre cose che possiamo fare. E quindi anche un po' un ascoltarci, perché ci sono dei tempi, c'è il tempo giusto per fare ogni cosa. Io ricordo quando ero adolescente che spesso gli insegnanti, i educatori mi dicevano ma devi essere più autonoma, devi imparare ad andare in giro da sola, devi usare il bastone. E io proprio avevo le orecchie chiuse, non era il momento e mi creava stress questa pressione. E più avanti, come vi raccontavo, è scattata in me l'esigenza. Ora sono stata io la prima a muovermi, ad attivarmi. Bellissimo, guarda, probabilmente Elisabetta il cielo stellato che ti immagini tu è più ricco di stelle di quello che ho visto io Chissà, probabilmente. può darsi. È sicuramente più nitido, è sicuramente il mio è proprio sfocato, non riesco ad immaginarmelo bene, forse perché sono un po' pigra, no? Basta andare fuori, aspettare una sera e vedere il cielo, no? Quindi ho una memoria, ho un ricordo personalmente più scadente magari del tuo, e il tuo è sicuramente più bello e questo è molto emozionante, no? Perché poi ognuno si immagina un po' come gli piace a lui sostanzialmente, no? E questa secondo me è la parte anche più interessante. Io vi ringrazio tantissimo, Marinella ed Elisabetta, per questa testimonianza. Siamo arrivati a mezzogiorno Grazie e a un te. quarto, quindi direi che è stata abbastanza lunga. Ehm, io spero davvero che questa intervista possa incuriosire, possa formare in un certo senso, possa dare lo spunto a chiunque di provare dialogo nel buio, perché è davvero un contesto libero dagli schemi, che non si pone pregiudizi e quindi veramente di contattarvi. E vi saluto e a presto. A presto. Ok, allora,